Siamo a Valencia, entriamo nella nostra camera che vi faccio vedere. Siamo vicino al quartiere di Rusafà, a 300 metri dalla fermata metro Colon. La stanza è bella ampia, siamo in un B&B che si chiama Haica Novas Valencia. Abbiamo scelto la stanza con il bagno privato perché c'è la possibilità di prenderlo senza. La stanza è veramente grande, siamo sul tetto, c'è questa terrazzina molto carina, lo spazio condiviso, noi ce l'abbiamo anche privato, ma questo condiviso è un po' più carino, con tutta la vista. E dall'altra parte ci sono i ragazzi di penso un altro hotel o di un'abitazione privata. Ma già ci piace, con la vista sugli altri tetti, molto carino. Non so domani mattina come sarà bello. Il cheeseburger non bastava, vero? Ciao, buongiorno, andiamo sul balconcino e vi racconto cosa andiamo a fare oggi qui a Valencia. Oggi andremo a visitare il mercato del Colon, poi la piazza dei Tori, poi la stazione del Nord che è famosa per la sua architettura e i murales. Poi ci addentriamo verso il centro storico, quindi Plaza de Ayuntamiento, Mercato Central, la Loncha de la Seta, la Cattedrale, la Torre de los Serranos e la chiesa di San Nicola. Ora i nomi non so se li ho detti benissimo, ma il giro più o meno è questo. Concluderemo al Barrio del Carmen, famoso per i suoi murales, per la sua parte pittoresca, ma soprattutto per la vita notturna e la movida. Siamo arrivati al mercato del Colon, uno dei mercati più importanti di Valencia. Ora vi portiamo. Si trova nel quartiere, vicino al quartiere di Rusafà, dove noi abbiamo l'hotel, che può essere un punto strategico dove prendere l'hotel, perché sei vicino al quartiere di Rusafà, sei vicino al Parc del Turia e sei vicino al centro storico, quindi volendo appunto si può fare come noi a piedi tutto, se sei una persona che cammina volentieri. Ecco la parte del mercato del Colon, andiamo a vedere. Qui direi pesce. Bello. Verdure. A essere onesti, la struttura fuori è bella, i baretti caffè sono belli, ma per essere chiamato mercato direi che per lo più è un insieme di bar caffè, perché di mercato ha 4 bancare all'incroce e molto curate, che danno l'idea del pescivendolo o del macellaio, da noi più che del mercato. Adesso risaliamo, questo eravamo sottoterra, risaliamo, vi faccio vedere da fuori com'è la struttura. Ecco qua. La struttura è davvero bella, poco da fare. Molto bella dentro e ancora più bella da fuori. E la sera, ieri sera abbiamo visto che la sera qui c'è un po' di movimento, la gente che si rilassa si mette nei baretti che ci sono qua, vedete? Tutti questi sono baretti con i tavolini. E la sera appunto rende ancora più l'idea perché mettono le luci soffuse e le persone si fanno l'aperitivo. Molto carino, molto bello, perché comunque l'ambiente è isolato da questo cancello rispetto alla strada e quindi diventa davvero una cosa bella. Guardate qua, eccola. Questa è l'altra facciata del mercato del Colon, adesso in controluce, non so se si nota bene, ma guardate che dettagli pazzeschi. Wow, veramente bello, con tutti i murales, super colorato, davvero bello.
E anche di qua c'è il cancello che separa l'area dalla strada. Io lo trovo una cosa veramente carina perché ti dà idea, non so, di pace, di sicurezza. Guardate che bello, adesso c'è un po' di sole, magari si vede di più i dettagli. Wow, molto 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 carino. E ora procediamo verso la Plaza del Toro. Un giro per il quartiere di Rusafà. Anche qui gli accenti, le pronunce, non lo so. Ha tutti questi boutique e i caffè molto hipster, molto comunque decorati, belli, veramente un bel ambiente. Guardate quel palazzo là sopra col giardino, bello, ci sta piacendo molto. Vero Nick? Sembra Sì, pulita, molto carina. sembra molto pulita, quindi per adesso feedback positivo. Guardate che carina, no, veramente molto curata, molto carina. Siamo al 27 di aprile e ci sono circa 20 gradi, si sta proprio bene. Non può mancare il giro di Valle da Aleop, vero? Assolutamente. Andiamo a spendere un po' di soldi. Ciao Mucchina! È la mia best questa. In realtà oggi abbiamo una missione, dobbiamo prendermi il laccio per l'iPhone che sarà lì da qualche parte. Comunque, quando venite in qualunque città in Spagna non mancate a Leop perché è un po' tipo Tiger, ma secondo me è più carino. Siamo all'interno delle viuzze dello shopping del quartiere Rusafà. In realtà siamo in mezzo tra Rusafà e l'Eixample come quartiere e stiamo arrivando alla Plaza dei Tori. Questa qua in fondo che vedete è la Plaza dei Tori. Qui la gente sta facendo colazione chillando, giustamente sabato. Io amo questo brusio spagnoleggiante di sottofondo, lo amo proprio. C'è anche la metro per chi volesse venirci con i mezzi e siamo arrivati. Quello che abbiamo imparato sulla Plaza del Toro di Valencia è che ha più di 10.000 posti a sedere dentro e vedete che sopra adesso qua non ci sono bandiere. Allora, il fatto che non ci siano bandiere significa che non è in programma nessuna corrida. Quando invece ci sono su ogni bastione una bandiera spagnola, vuol dire che è prevista la corrida, è in corso una corrida. Se ci sono una bandiera sì, una bandiera no, una bandiera sì, una bandiera no, vuol dire che questa è la corrida, ma quella dei tori sotto i 3 anni e dei matadores meno esperti. E quando ce n'è invece una ogni 3, significa che c'è la corrida dei tori che hanno meno di 2 anni con i matadores che stanno imparando. E quando non c'è vuol dire che non c'è. Un'altra curiosità sulla Piazza dei Tori è che quando uno prende i biglietti per la corrida deve scegliere i posti e ovviamente i posti più vicini costano di più lontani costano meno, ma non solo è questo il criterio. L'altro criterio è se scegli il posto al sole o all'ombra, quindi il posto come questo, Porta 17 Sombra, costerà sicuramente meno, di più, rispetto a un posto tipo qua che è al sole. Perché che cosa significa? Quando tu scegli significa che tu passerai tutto lo spettacolo, tutta la corrida o completamente al sole o completamente all'ombra. Ma ci sono anche dei biglietti di mezzo che si chiamano Sol y Sombra perché ti permettono di fare metà spettacolo al sole, metà spettacolo all'ombra in base a ovviamente come è posizionato quel posto rispetto a tutto il cerchio della piazza. Siamo arrivati alla stazione del nord che viene definita la stazione centrale di Valencia.
famosa appunto per le sue caratteristiche architettoniche. In effetti, a parte il via vai di gente, guardate che bello. Adesso ci addentriamo, c'è un po' il cantiere, ma non importa, guardate, molto bello. E lì, guardate che figo con la vista alla rotondona della Piazza dei Tori. Guardate che bello quell'angelo sopra. E anche lì sono solo dei palazzi, ma sono fatti veramente in modo bellissimo. Adesso andiamo a vedere che cosa troviamo dentro. Siamo arrivati dentro il classico mosaico spagnoleggiante. Guardate le colonne, che dettaglio. Ma la parte più bella è questa sala qui, che se voi cercate Stazione del Nord, solitamente quello che trovate come immagine è questa sala qui. Wow. E poi di là ci sono i binari, niente di che. Però se siete da queste parti costa niente, passateci. Da questo lato, in direzione verso il centro storico, per capirci, verso la placa di appuntamento, avete questa bellissima vista. Piazza di appuntamento, eccola qua. La cosa super carina, marmo per terra, palme che io amo, c'è proprio l'amore mio. Guardate, stracurato. I palazzi, adesso giriamo anche dall'altra parte così vediamo tutto, i fiori che è subito primavera, noi siamo venuti da lì, adesso dobbiamo trovare il modo di attraversare senza farci investire, ma di base le macchine non circolano qui, quindi dobbiamo combattere solo con i ciclisti. Abbiamo notato che ci sono un sacco di negozi di fiori e soprattutto un sacco di gente che va in giro con i bouquet, con i fiori, quindi non so, devo fare una ricerca e capire se è legato al periodo o se è proprio una loro cultura, non lo so, vedremo. Eccolo qua il municipio. Guardate che bella quella cupola che briluccica con la luce del sole. Ci addentriamo verso la piazza. Wow, guarda che orologio lì. Ora non so se voi in controluce lo vedete, ma adesso piano piano ci arriveremo. Mi sono persa Nick, che è lì alle prese con le foto e alle prese alla ricerca di me, ma io in realtà vi sto conducendo per portarvi a far vedere questo orologio. Wow, guarda che bella, ma da lontano poi rende ancora di più, veramente carina. E qua i soliti baretti e fiori, fiori, fiori. Il simbolo di Valencia è il pipistrello, dice Nick. Eccolo qua, è vero. Però, che occhio Nick, grande! Io vi stavo conducendo invece appunto nell'area, definiamola l'area relax della piazza del municipio, perché mi sembra di intravedere in lontananza che c'è la fontana, ci sono i fiori e le panchette per rilassarsi. No, ragazzi, ho appena visto una cosa pazzesca, adesso ve la faccio vedere. Lui! Hai visto? Che in questa cornice quasi storica dà un bel contrasto. E in lontananza vediamo la Stazione del Nord. Abbiamo visto il Transformer, adesso vediamo Hulk. Eccolo Hulk, non fa ridere. Ci siamo allontanati dalla piazza del municipio facendo questa passeggiata tra le bancarelle e in fondo c'era la Stazione del Nord, piazza del municipio, e questa passeggiatina ci stiamo dirigendo al mercato centrale. Per adesso qual è il feedback, amo? Molto carina, foto dell'uomo, direi. Sì, molto bella da passeggiare, da girare. Noi siamo abituati ad andare a passo spedito. Ah, scusate, c'è anche Gorilla. Eccolo. Che paura. Spaventoso Gorilla. Sei la persona más. Ecco, e lì c'è una Leop. Comunque dicevo che noi che siamo abituati a fare
tanti chilometri quando viaggiamo. Quando ho organizzato questo viaggio in realtà contavo di andare a passo un po' più lento, però godiamo del fatto che qui il sole tramonta alle 8:50 di sera, quindi abbiamo tutto il tempo, possiamo fare le cose con estrema calma. Eccoci al mercato centrale di Valencia, quindi ci stiamo avvicinando sempre più al centro storico. Guardate, sono le 11:30 e si vede che la Spagna si è svegliata, le persone sono in giro, c'è movimento, c'è vita, come piace a noi. E c'è già chi si fa la birretta. I caffè e i bar sono pieni, non sai chi per pranzo, chi per colazione, ma non ha nessuna importanza. E di nuovo fiori. Andiamo a vedere cosa c'è al mercato centrale. Qua dovrebbero esserci non solo i caffè, ma anche proprio bancarelle. Direi che ci sono tante bancarelle. Partiamo all'esplorazione. Io vi faccio vedere quello che vedo. Jamon. Andiamo in ordine sparso. Formaggi. Viene subito famina. Che poi noi abbiamo fatto colazione solo con una barretta proteica, quindi saremo anche giustificati a mangiarci qualcosa. Bello. Souvenir vari. Dolcetti. Sempre i fermati. Ah, ok. Oh, la frutta. Guarda che bello. Perché Dragon Fruit 5,50 in Thailandia ce lo tirano addosso. Non so. Senti che profumo le fragole. Dopo voglio un coso di frutta, te lo dico, perché questo è il mio prefe. Me lo compri? Sei pronto per il pesce? Rana pescatrice, orate, rombi, pesce San Pietro, mazzancolle. Guarda, rosse, Belli quelle questi. rosse. Questo me l'aspetto. Hanno anche pesepes. Raga, E cosa sono? molluschi. Mai visti, credo. Anche il gambero blu. E per le famiglie, che bambini piccoli o anche coppie, amici, può aver senso prendere un appartamento. Se siete persone a cui piace cucinare, prendete un appartamento, venite qui al mercato centrale, vi prendete della carne buona, del pesce buono, fresco, siete comunque centrali, vi cucinate qualcosa di buono e i prezzi mi sembra di capire che qua sono più bassi che in Italia, quindi mangiate veramente bene, anche perché parliamoci chiaro, in Spagna fai un giorno 2 o 3 di tapas e di paella, poi basta. Quello sembra un French toast un po' Quelli che evoluto. digerisci dopo domani, tipo. Probabile. Ma lì secondo me fanno le conserve latine, può essere? Diamo un'occhiata. Sì, più o meno. Si hanno i prodotti tipici, ora. Anche dolcini, Fa 7 euro. cheesecake. Guarda, paella e bevanda 7 euro. Pochissimo. Sarà buonissima proprio. Allora, ci siamo presi il nostro succhetto. Una spremuta vera. Sì, fragole e banana
e tropical, quindi mango, pineapple e banana. Esatto, 2 euro l'uno, si paga con carta, quindi anche oggi non si preleva. Hanno annunciato qualcosa con l'Amplifon come tipo in stazione? Con l'Amplifon non lo so. Vabbè, hai capito? E poi è partita sta musica. Boh? Qua siamo nella piazza del mercato. Infatti questo è il mercato centrale e lì da dove siamo arrivati, se vai per dentro, vai dentro il mercato centrale, e qua invece siamo nel mezzo delle strutture della Loggia della Seta. Non vorrei ci fosse coda, ai ai, forse bisognava prenotare. Ottima cosa. Vediamo. Ovviamente c'è un po' di coda. Dite ragazzi? Boh. Vabbè, deve andare peggio, dai. Sì? Sei sicura? Non vedevo l'ora. È una delle attrazioni principali di Valencia. Iniziamo con questo bel giardino di mandarinetti. Guardate che carino. Oh, bellissimo. Molto bello. Wow, Madonna, talmente wow che stavo per morire. Questa è la sala delle colonne, che è la sala dove avveniva la contrattazione, perché la Loggia della Seta era ed è un complesso di edifici nato per permettere ai mercanti di contrattare, e ai tempi avveniva la contrattazione per lo più sulla seta e sull'olio, quindi merce di lusso, di un buon livello, e avveniva all'interno di questa sala. I mercanti si trovano qui. La Loggia della Seta nasce come edificio per, diciamo, celebrare i tempi d'oro del settore di commercio della città di Valencia, e direi che si può capire il perché. E poi negli anni 1900, imparai nel 1996, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità. Ci spostiamo nella sala successiva, in cui viene proiettata la storia della Loggia della Seta, e qui da un lato abbiamo la vista su quello che è la piazza del mercato centrale, mentre dall'altro lato, per la mia gioia, godiamo di una bellissima vista dalla porta d'ingresso sul giardino di mandarini. Siamo sempre all'interno della Loggia della Seta. Io questo giardino con i mandarini e i limoni lo amo. Lì c'è una chiesa, guardate che bello, impreziosito nei dettagli. Il mio principe azzurro. Ok, e si va avanti. Stiamo andando nella direzione della Plaza della Reina, dove c'è anche la cattedrale di Valencia e il Miguelete, famosissimo, da cui si può avere la vista di tutta Valencia. Ora non so se noi saliremo, dipende se Nick lo vorrà, ma intanto ci arriviamo e vi faccio vedere un pochettino le viuzze qui in pieno centro storico, con dei bei ristorantini. E visto che l'ora di pranzo si sta avvicinando, cominciamo a capire. Vediamo? Ecco, cominciamo a cercare di capire dove vorremmo mangiare e che cosa. Ma io direi che una paglietta oggi ci potrebbe stare, vero? Non fa male. Guardate che carino così. Vedo con i fiori. Pikachu in fondo. Dove è Pikachu? C'è Pikachu. Dove? Adesso vedrai, arriviamo. Ah, è vero! In fondo c'è Pikachu. Stiamo per entrare nella Plaza della Reina. Comunque veramente Valencia misura d'uomo, ragazzi. Ed è anche abbastanza piana, non ha troppi dislivelli tipo Lisbona, assolutamente no.
Wow, c'è anche l'orso polare. Sì, qua sono abbastanza in fissa, con gli animaletti. Wow, guardate. Questa è la cattedrale. Stupenda. L'orso polare. Wow. Facciamo un giro della piazza. Siamo venuti da lì. Veramente bello. C'è pure Winnie the Pooh. Non manca niente e nessuno. Ci sono anche i vaporizzatori, anche se direi che non Li ho servono ancora. visti. Ci sono anche i vaporizzatori per quando fa caldo. C'è anche, oltre a Winnie the Pooh, l'orso di Masha e Orso. Ce n'è per tutti i gusti. Quindi torno a ribadire e a dire che Valencia per le famiglie, secondo me, è una destinazione top, veramente. Per possibilità di budget, per possibilità di attrazioni, per la facilità nel girarla, veramente merita. Anche qui c'è la zona relax. Se non ricordo male, l'ingresso alla chiesa è gratuito, però per salire le Mighelette bisogna pagare e il biglietto costa intorno agli 11 euro, 11,50 euro. Aggiornamento. Non andiamo adesso perché abbiamo appena scoperto che in realtà è gratis, adesso costerebbe 9 euro a persona, ma è gratis dalle 8 alle 9:30 del mattino e dalle 18:30 alle 20. Adesso controllo. Quindi perché spendere? Dalle 17:30 è gratis, quindi dalle 17:30 alle 18 è l'orario perfetto per vedersela senza pagare. Eccoci alla Calle Serranos che conduce fino in fondo lì alla Torre Serranos, che è una delle torri che sono rimaste, che definivano le mura della città vecchia, e su questa con un prezzo di 2 euro a testa si può salire fino appunto a lassù e si ha da un lato la vista sulla parte storica di Valencia e dall'altro lato si avrà la vista invece sul Parco del Turia, che è il parco che è stato fatto per andare a coprire il fiume Turia che aveva fatto quel disastro nella città di Valencia, un'inondazione pazzesca, di cui parleremo poi domani quando lo visiteremo, o più tardi, vediamo. Perché? Perché abbiamo finito il planning prima del previsto, quindi per una volta sono stata troppo Gentile con il timing. Esatto, di solito esagero e metto troppe cose su un giorno. A sto giro mi sa che mi sono tenuta troppo light per i nostri stili, ma va bene lo stesso. Intanto ce la godiamo. Stiamo salendo sulla torre, faccio vedere il panorama sulla piazza, che si chiama proprio Piazza des Serrans, come la torre. E wow, comunque si sta benissimo, c'è una temperatura strapiacevole e per capirci noi siamo arrivati da qui e quella è la direzione verso Plaza de la Reina, la Cattedrale de Valencia e tutto il percorso che abbiamo fatto fino a qua. Osserviamo il gioco di questi ragazzini che si sono messi tipo i palloncini a mo' di cintura e la gara sta nel riuscire a scoppiarli il più possibile ai compagni. Suppongo che vince chi ne avrà di più, o meglio vince chi resta con dei palloncini. Andiamo ancora più su, vediamo un po'. Comunque ragazzi, solo 2 euro a testa, siamo altezza tetti. Wow, che bello!
altezza tetti, come il nostro hotel. Quello lì in fondo è il Michelette, e sotto la piazza si sale ancora più su. Allora, chi saprà divertirsi qua, a questo punto potreste soffrire un po'. Siamo decisamente sul punto più alto, sono 2 torri, dopo andiamo su un'altra torre. Oh, stupenda, bella bella. Andiamo dall'altro lato. E questo, ragazzi, il ponte che vedete senza fiume è perché qua comincia il Parco del Turia, il parco artificiale che è stato creato al posto sul fondale del fiume Turia, quello che aveva, come dicevo prima, inondato tutta la città. Infatti in giro per il Barrio del Carmen o per il centro si possono vedere, soprattutto il Barrio del Carmen, si possono proprio vedere come i cittadini hanno segnato il livello dell'acqua dove era arrivato. Siamo alla Piazza del Carmen, bella, devi vedere. E adesso la fame si fa sentire pesantemente, quindi stiamo cercando un posto decente dove mangiare qualcosina di tipico e resistere poi fino alla sera. Piazza della Vergine, wow, stupenda. In tutto ciò dobbiamo ancora pranzare, come sempre, come sempre. Però forse abbiamo trovato un posticino carino dove mangiare. Guarda che bello anche qua per fare aperitivo dopo, wow wow wow. Io trovo sempre posti, da brava veneta, trovo posti dove fare aperitivo ma non dove mangiare. Wow, guarda che bella questa piazza, è pazzesca, Molto bella. È davvero bellissima. Wow, sembra un po' Roma. Poi guardate quanti caffè sulla piazza, col bel tempo così. Stupendo. Amo, stavo dicendo, lo so che è una turistata, ma con questo sole che splende quanto sarebbe bello mangiare qua, tipo. Sì, però è una turistata. È una turistata, sicuramente, quasi sicuramente non mangerai bene e quasi sicuramente ti stelleranno, che sono le cose che noi solitamente evitiamo perché non ci piace soprattutto mangiare male. La nostra ricerca del pranzo sta fallendo sempre di più. Nick ha perso la pazienza e stiamo tornando verso la piazza della Reina e adesso dove troviamo una paella che ci ispira ci fermiamo. Abbiamo deciso così perché i posti più fighi che ci eravamo appuntati andavano ovviamente tutti su prenotazione, quindi non fate come noi, prenotate per tempo. La promessa di oggi era: facciamo il video di quello che mangiamo prima di mangiarlo, così riusciamo a farne un video, però temo che sia stato un pochino troppo tardi, però è buono. Buona. Con Nick constatato che il programma di oggi è praticamente terminato, manca solo il Barrio del Carmen che va scoperto dall'aperitivo in poi, abbiamo deciso di fare una cosa che di solito non abbiamo mai il tempo di fare, e cioè perderci per le stradine del centro, che tra l'altro a Valencia è molto consigliato. Quindi adesso seguiranno una serie di video di viuzze, negozietti, baretti carini. Guarda che belle ceramiche. Uno si gira il centro storico con la luce dei lampioni, sai? Un po' più carina. E poi più tardi va a cenare. Stiamo dirigendoci verso il Parco del Turia, all'altezza del centro storico. Praticamente siamo usciti da Plaza della Reina lateralmente per arrivare al Parco del Turia e facciamo tutto il tratto del Parco del Turia al nostro hotel, quindi altezza Rusafà. E poi faremo anche l'altra parte, che è quella più famosa, perché è quella che porta alla città dell'arte e della scienza. Ci siamo! Siamo arrivati al parco!
E ora vi mostro che praticamente qua sotto ci passava il fiume. E adesso l'hanno fatto appunto diventare un parco lungo tutta la città che costeggia il centro. A parte che c'è la metro qui, ma qua sotto, vedete questo ponte, sotto doveva passarci il fiume. Invece non c'è più il fiume, hanno asfaltato tutto, lì c'è un campo da calcio e c'è tutto il parco, la vegetazione è bellissima e uno può andare con i pattini, può andare col monopattino, con la bicicletta o a piedi come stiamo facendo noi. In realtà ancora prima del centro, del bioparco, dallo zoo, fino in fondo, nella parte sud della città, alla città delle arti e delle scienze. Quindi ora ci facciamo un giretto. Ragazzi, nel parco del Turia ci siamo imbattuti in questa sagra. Non sappiamo ancora in cosa consiste, ma c'è un sacco di gente vestita da flamenco. Magari ci stiamo imbucando in una festa privata e non lo sappiamo. Sembra tipo la festa dell'Andalusia, vedi? E là si illumina poi la sera, dobbiamo venire più tardi. Devo dire la verità che lo sapevo, l'avevo letto, che questo parco, essendo stato fatto comunque recentemente, era avanti, come direbbe mia mamma, all'avanguardia, ma è ancora meglio dal vivo che da come ve lo possiate immaginare. Bellino, guardate questo ponte con i fiorellini, le palme. La gente si rilassa, socializza qua. No, bello. E questa volta ci siamo ricordati di fare video. Yes. Wow. Abbiamo esagerato un pochino con le dimensioni. Sì. Questa è la mano per misura. Un attimo, sono nel 1800.